Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video della serie OpenHub in pillole completiamo il discorso dei widget personali andando a fare la creazione di un widget personale partendo totalmente da zero. Nei video precedenti abbiamo visto come importare dei widget sviluppati da altri, ad esempio trovati nel Community Marketplace, e poi abbiamo visto anche come andare a fare le piccole o grandi modifiche per renderlo compatibile, diciamo, con il nostro ambiente. In questo video invece partiamo totalmente da zero e andiamo a creare un semplice widget che gestisce tutte le informazioni di un piano di casa. Ovviamente un esempio, la cosa bella dei widget personali è che vengono creati normalmente per specifiche esigenze che i widget standard non riescono a soddisfare. Andiamo quindi insieme a vedere come fare. Partiamo subito dal risultato finale e quindi andiamo a vedere quale sarà l'output di quello che andremo a fare insieme su OpenHub. Quindi questo che vedete qui davanti è il widget che verrà creato nei prossimi minuti. Adesso vediamo step by step cosa dobbiamo fare per arrivare a un risultato del tutto simile a questo. Passiamo quindi al nostro OpenHub e andiamo nella sezione strumenti per sviluppatori widget. In questo modo possiamo andare a creare il nostro nuovo widget cliccando sul più in basso a destra. In automatico ci viene creato una piccola porzione di codice che è la base di partenza per la creazione di qualunque widget. Importante è la proprietà UID che ci permette di identificare in maniera univoca il nostro widget. Quindi dobbiamo andare a mettere qua un nome, un identificativo che sia univoco all'interno del nostro sistema per far sì che tramite questo nome il widget venga riconosciuto universalmente. Quindi questo lo chiamiamo ad esempio widget piano di casa. Ovviamente ho scelto un nome bruttissimo, però diciamo che rende l'idea di cosa farà il widget. Nella sezione parameters dobbiamo andare a definire eventuali parametri che dobbiamo chiedere a chi andrà a utilizzare il widget. Quindi più vogliamo che il nostro widget sia generico e adattabile a molte situazioni, più dobbiamo andare a definire proprietà. Queste man mano che ci servono le andremo a definire. Adesso di esempio ce ne hanno create due. Una è una proprietà di tipo testo e una è una proprietà di tipo item. Se io vado a cliccare su set props, vedete che la pagina di configurazione dei widget, pagina alla quale siamo abituati quando usiamo widget standard o widget importati dal Community Marketplace, viene praticamente renderizzata in funzione delle proprietà che abbiamo deciso di gestire all'interno del nostro widget. Poi il nostro widget di default parte con un componente F7 card, che è la renderizzazione di una classica card che abbiamo visto molto nell'interfaccia di OpenHub. È utilizzata tramite il framework F7 e non è un componente nativo di OpenHub, ma sappiamo che i componenti nativi di OpenHub si basano sul framework F7. Quindi possiamo usare nei nostri widget personali sia componenti di OpenHub sia componenti del framework 7 in base a quello che vogliamo fare. Poi come abbiamo visto nei video precedenti, all'interno del componente abbiamo tutta una serie di configurazioni e eventuali altri componenti annidati. Quindi diciamo che tutte le regole che abbiamo visto nei video precedenti, dove abbiamo effettuato delle modifiche sia di stile che di contenuto ai widget già esistenti, le possiamo ovviamente applicare anche alla creazione di un nuovo widget. Quindi man mano che andremo avanti con la creazione del nostro widget andremo a popolare queste sezioni. Iniziamo col definire le proprietà in funzione di quello che il nostro widget deve andare a fare. Quindi noi abbiamo detto che vogliamo fare un widget per gestire, diciamo, lo stato del piano di casa. Quindi potremmo andare a mettere un valore di temperatura media del piano, il valore di umidità media del piano, il consumo istantaneo del piano e poi magari mettiamo dei pulsanti che ci facciano vedere il grafico di queste informazioni. Quindi iniziamo a definire quali sono le proprietà di configurazione che devono essere variabili in funzione di chi utilizzerà il widget. Quindi andiamo a popolare la sezione dei parameters. La prima proprietà che ci può servire ad esempio è il titolo, quindi andiamo a mettere
una proprietà che si chiama title, come label scriviamo titolo, come descrizione possiamo mettere testo del titolo, e una seconda proprietà che potrebbe essere il contenuto di un eventuale footer della nostra card, quindi la chiamiamo footer. Togliamo context item perché poi vi spiego a cosa serve e mettiamo testo del footer. Fatta questa operazione, col set props vedete che abbiamo le nostre due proprietà. Definite queste, dobbiamo andare a definire le proprietà che ci permettono di selezionare quali sono gli item di cui vogliamo visualizzare i valori. Quindi abbiamo detto che abbiamo 3 item: temperatura, umidità e consumo del piano. Quindi andiamo a definirli. Il name lo chiamiamo temp per la temperatura, la label, type text description, temperatura media del piano di casa. E siccome questa non è una proprietà di testo ma è una proprietà di item, cioè bisogna selezionare un item per andare a definire qual è la temperatura del media del piano di casa, dobbiamo aggiungere context item. In questo modo col set props vedete che il terzo parametro, che è quello della temperatura, non è un testo libero ma è la scelta di un item. Facciamo la stessa cosa per l'umidità e per il consumo energetico. Giusto 2 parole su cosa sono gli attributi dei singoli parametri. Il name, che è quello più importante, che deve essere univoco all'interno dell'elenco dei parametri, è quello che poi utilizzeremo come nome variabile all'interno della nostra pagina, dove vorremmo andare ad inserire il valore che è stato selezionato o scritto dall'utente in fase di configurazione del widget. La label è l'etichetta che appare nella pagina set props vicino al valore. Il tipo, vabbè, è testo, perché alla fine è sempre un testo. Sinceramente non so quali altri tipi si possono accettare, perché avevo provato anche con number eccetera, ma non cambia nulla. Bisognerà andare a leggere bene la documentazione. La description invece è l'indicazione, quindi l'help che appare sotto il parametro. Nei parametri che hanno bisogno della selezione di un item bisogna aggiungere anche context item. Quindi il set prop, come vedete, ha label, description e la renderizzazione della scelta di un item nel caso in cui ci sia context item. A questo punto, definiti i parametri, andiamo a definire l'effettivo layout del nostro widget. Per decidere che tipo di componenti dobbiamo aggiungere, dobbiamo riferirci alla documentazione di OpenHub per i componenti OH, quindi quelli nativi OpenHub, e alla documentazione del framework 7 per i componenti F7. Quindi andiamo sulla documentazione di OpenHub, scorriamo in basso finché non troviamo component reference. Qui abbiamo tutta la documentazione dei componenti di OpenHub. I componenti F7 invece si trovano andando su Create Personal Widget. Dovrebbe esserci da qualche parte un link qui che apre la documentazione del framework 7. Adesso nel nostro caso andremo a utilizzare i componenti di OpenHub. Andiamo a renderizzare comunque una card e andiamo a cercare il componente OH card, che è quello che serve proprio a dare la struttura base della card. Quindi se non sappiamo come si usa il componente, andiamo a leggere la documentazione. Abbiamo tutta una serie di parametri di configurazione che andranno nella sezione config del nostro codice sorgente YAML, l'eventuale azione che vogliamo fare quando succede qualcosa sulla card, e poi avremo anche gli attributi di stile e gli slot, che sono i componenti che vengono inseriti all'interno del nostro componente che stiamo creando. Nel nostro caso il nostro OH card ha bisogno di uno slot di nome content in cui si andranno a inserire tutti i componenti che dovrà contenere. Lascio poi a voi andare a leggere tutta la documentazione, perché ogni componente ovviamente ha bisogno di parametri di configurazione potenzialmente diversi.
Siccome la card ha anche un header e un footer, si possono definire anche degli slot di tipo header e footer in cui andare a inserire dei componenti all'interno della parte alta e bassa, quindi della nostra card, oppure ha delle semplici proprietà all'interno della sezione config, footer e title, che servono a definire header e footer della nostra card, ma semplicemente con delle stringhe di testo. Noi, per non complicare troppo la creazione di questo widget, andremo a utilizzare title e footer come semplici stringhe e poi andremo a definire all'interno dello slot content i componenti per andare a inserire i vari valori che vogliamo monitorare. Quindi torniamo sul nostro sorgente, trasformiamo il nostro componente da F7 card a OH card e iniziamo a settare le proprietà. Config. All'interno di config andiamo a mettere titolo e footer. Togliamo il content perché il content lo gestiamo come componenti annidati. Quindi nel titolo andremo a mettere, in teoria andremo a mettere quello che l'utente ha scritto nella proprietà title. Stessa cosa nel footer. Come faccio a fare questa cosa? Devo utilizzare la parolina chiave props che serve a dire ad OpenHub che noi vogliamo andare a scegliere un valore inserito dall'utente per un particolare parametro. In questo caso il parametro è title, questo è l'attributo name. Come vedete ho dovuto inserire uguale nella definizione del valore di title. Questo perché? Perché deve essere considerata come un'espressione, perché stiamo utilizzando delle variabili, perché se io togliessi l'uguale, vedete che lui considera questo come se fosse il testo che vado a inserire nel titolo. Invece mettendo uguale gli faccio considerare un'espressione. Clicchiamo su redraw così si aggiorna e siccome title e footer sono totalmente vuoti, spariscono dalla mia renderizzazione. Una cosa comoda da fare nel caso in cui non si voglia un comportamento di questo genere è gestire dei valori di default. Quindi io posso dire nella mia espressione del title che vado a mettere il valore della proprietà title se è popolata, altrimenti vado a mettere una stringa di default. Come faccio a fare questo? Utilizzando l'or e andando a inserire il valore di default all'interno di una stringa. In questo modo faccio capire all'utente che si è dimenticato di settare il titolo. Posso fare la stessa cosa per il footer. Ovviamente è una scelta, non è obbligatorio fare così, però in questo modo io so che ho dei segnaposto che mi fanno capire dove andranno a essere inserite le proprietà title e footer. A questo punto, facendo il set props, vado a settare le proprietà, quindi qua scrivo monitor primo piano ad esempio e footer metto casa di Marco. Come vedete vengono settati titolo e footer nel mio widget. Salviamo. Ovviamente ogni volta che si salva e si ricarica il widget bisogna risettare le proprietà. Definiti title e footer, andiamo a definire il vero contenuto del nostro widget e lo andiamo a definire utilizzando gli slot e il particolare slot che si chiama content, perché così abbiamo letto nella documentazione. All'interno di questo content dobbiamo andare a definire tutti i componenti che creeranno la mia parte centrale del widget. Iniziamo ad esempio ad inserire un componente icona. Voglio visualizzare ad esempio l'icona della temperatura e vicino metterò il valore. Come faccio ad andare a definire un'icona come componente? Torno sempre sulla mia documentazione dei componenti, sull'elenco e mi vado a cercare l'icona, che dovrebbe essere OH icon. Clicco, vado a vedere quali sono le configurazioni e devo dargli l'icona col solito discorso che la posso scegliere da diversi elenchi di icone. Noi magari utilizzeremo Iconify icon che sono carine. Clicco qua così si apre la pagina, dopo andiamo a cercarci un'icona. Poi abbiamo altre proprietà di configurazione che sono larghezza, altezza, colore eccetera. Anche qua possiamo dare un'azione se qualcuno ad esempio clicca sull'icona e poi non abbiamo niente di più. Quindi torniamo sui nostri sorgenti e andiamo a definire all'interno di content il nostro component
OH icon. All'interno del nostro component andiamo a definire la sezione config e iniziamo a definire la nostra icon. Quindi cerchiamo su ad esempio material design icon, cerchiamo temp e ce ne scegliamo una che ci piace, possiamo scegliere questa. Copiamo il nome dell'icona che abbiamo scelto. Essendo un'icona Iconify dobbiamo scrivere Iconify 2 punti e poi incolliamo il nome della nostra icona. Vedete che è apparsa subito l'icona senza neanche bisogno di fare il redraw. A questo punto possiamo dargli una dimensione a quest'icona perché forse così è troppo piccola, quindi diamo la proprietà di configurazione width e gli diamo ad esempio 25 pixel. Gli possiamo dare anche un colore con la proprietà color. Bene, possiamo dire che adesso siamo soddisfatti della nostra icona, passiamo a definire il componente che mi renderizzerà il valore. Oltre ai componenti standard di OpenHub abbiamo due componenti speciali che si chiamano label e content, che servono a renderizzare semplicemente delle informazioni testuali. L'unica differenza tra label e content è che label viene inserito all'interno di un div HTML e content invece no. Quindi utilizziamo la label, quindi aggiungiamo un ulteriore componente chiamato label e all'interno della sua configurazione andiamo a mettere del testo. Vedete che ho scritto un testo statico e mi appare subito al di sotto della nostra icona. Questo perché? Perché come ho detto il label viene renderizzato all'interno di un div e il div di default ha una proprietà che si chiama display block che fa sì che vada su una riga nuova. A questo punto questo problema lo posso risolvere trasformando il componente in content. Vedete che a questo punto me l'ha messo di fianco all'icona. Però in questo modo non è propriamente strutturata questa visualizzazione HTML perché il content è semplicemente testo inserito all'interno della nostra card, nel content della nostra card. Io lo rimetterei label e poi graficamente lo andiamo a sistemare utilizzando delle proprietà di stile. Intanto il nostro testo non deve essere un testo statico, ma abbiamo detto che vogliamo qua renderizzare il valore di temperatura, che tra l'altro ha scelto l'utente utilizzando la proprietà temp. Quindi, essendo una variabile dinamica, dobbiamo utilizzare le espressioni, quindi metteremo uguale. In teoria dobbiamo utilizzare il nome della proprietà temp, dove c'è all'interno l'item che ha scelto l'utente per visualizzare le informazioni di temperatura. Però dobbiamo dirgli che in teoria noi vogliamo lo stato di questo item. Per fare questo ci sono diversi modi. Il più veloce è quello di mettere una chiocciola davanti al nome dell'item, anzi davanti al nome della proprietà che contiene l'item. La chiocciola è una shortcut per identificare l'item e recuperare la proprietà state. Clicchiamo su redraw. Ovviamente non appare nulla perché non ho ancora scelto l'item, quindi vado sulla set props e vado a scegliermi il mio item di temperatura, che se non sbaglio è un gruppo e dovrei avere ok temperature primo piano. Vedete che appare, tra l'altro appare con l'unità di misura, questo perché la chiocciola indica che viene preso il display state. Se volessimo il valore numerico, perché magari questo tipo di proprietà ci serve per fare delle espressioni numeriche e prendere delle decisioni in funzione del valore, dobbiamo utilizzare il cancelletto. Facciamo redraw. Vedete che il cancelletto mi recupera la vera e propria proprietà numerica. In questo caso ci interessa vederlo col display text e quindi lasciamo la chiocciola. Definito questo, andiamo a definire anche l'umidità. Quindi ci possiamo copiare questa configurazione. Andiamo solo a trovare un'icona che vada bene per l'umidità, quindi cerchiamo ad esempio water e possiamo prendere questa. Si chiama MDE water. Quindi vengo qua e al posto di temperature scrivo water. Vedete che si è aggiornata. Colore li mettiamo ad esempio green per differenziarla da quella della temperatura e nella proprietà di configurazione testuale andiamo a mettere hum.
Quindi vado sul set props e vado a scegliere il mio item di umidità. Clicco su redraw e ottengo il mio valore. A questo punto faccio la stessa identica cosa per il valore di consumo. Vediamo un po' che tipo di icona possiamo cercare. Power. Possiamo prendere questa. Lo copio. La vado a mettere qui. Cambiamo colore giusto per differenziarla e nella proprietà mettiamo power. Poi andiamo col set props e andiamo a cercare il consumo totale piano primo, scusate. Redraw. Ok, e abbiamo le nostre 3 informazioni. Ovviamente il widget così è un pochino brutto, forse sarebbe più carino vederle in orizzontale. Quindi quello che possiamo fare è andare ad inserire tutte queste componenti all'interno di un unico componente che visualizza le informazioni non in maniera block come il classico div, ma in maniera flex. In questo modo i componenti di default dovrebbero mettersi tutti in orizzontale. Ovviamente queste sono informazioni che derivano dalla conoscenza dell'HTML e del CSS, esulano un po' dal discorso OpenHub, quindi bisogna avere un minimo di dimestichezza con la progettazione delle pagine web HTML e CSS per riuscire a gestire il layout in maniera efficace. Quindi cosa vado a fare? Io vado ad aggiungere un componente in testa a tutti e lo definisco div. Quindi all'interno dei componenti che posso aggiungere nei miei widget, oltre ai componenti OH, quindi di OpenHub, oltre ai componenti F7, quindi del framework 7, posso aggiungere anche dei componenti, chiamiamoli di basso livello, direttamente HTML. In questo caso sto aggiungendo un componente div. All'interno del mio componente div andrò a definire gli slot di default, perché i componenti di solito hanno la proprietà slot default se non è specificato diversamente, e all'interno di questi slot del mio div vado a inserire i miei componenti OpenHub. Quindi in questo modo io ho creato un div che al suo interno ha tutti i componenti OpenHub. Come vedete non è cambiato nulla, perché di default la visualizzazione dei div rimane sempre in display block. Però come posso ovviare il problema? Vado a creare la sezione config nel mio div, la sezione style, e vado a dare delle proprietà di stile CSS per far sì che la visualizzazione passi in orizzontale. Quindi vado a dare display flex. Come vedete si sono disposte tutte in orizzontale. Sono solo un pochino appiccicate tra di loro, quindi cosa faccio? Per staccarle, nel frattempo ho acceso la luce perché era diventato un po' buio. Dicevo, per staccarle vado a definire all'interno delle icone, vado a definire uno spazio tra label e icona. Quindi vado nella definizione dell'icona dell'umidità, definisco una proprietà di stile CSS, margin left 25 pixel. Come vedete l'icona si è allontanata dalla label di 25 pixel. Faccio la stessa cosa per la parte del consumo e già viene un pochino meglio. Ovviamente tutte le personalizzazioni di stile eccetera dipendono un po', sono molto soggettive e dipendono anche molto dalla conoscenza del CSS. A questo punto possiamo ancora vedere come personalizzare il colore delle icone in funzione del valore, sempre utilizzando le espressioni, cosa che abbiamo già visto nei video precedenti, però possiamo riprenderlo anche qui. Ad esempio l'icona della temperatura la possiamo visualizzare di colore diverso in funzione del suo valore. Quindi io vado sulla proprietà color dell'icona, che deve diventare un'espressione il cui valore dipende dal valore di temperatura. Quindi siccome mi serve il valore numerico, metto il cancelletto davanti al nome dell'item per ottenere il valore numerico, e posso dire che se siamo maggiore di 30 il colore dell'icona è rosso, altrimenti
Se siamo maggiori di 20 il colore è verde, altrimenti è blu. Clicchiamo su Redraw e vedete che appare blu perché siamo a 19. Giusto per vedere che funzioni questa espressione, io questo ad esempio lo porto a 15 e dovrebbe diventare verde. Infatti diventa verde. Ok, quindi questo è un modo per personalizzare il colore dell'icona. Ovviamente avremmo potuto personalizzare anche il colore del valore, qua poi non c'è limite alla fantasia, però con le espressioni possiamo rendere queste cose, alcune proprietà dinamiche. Fatto questo, clicchiamo di nuovo su Redraw. Fatto questo, possiamo ancora andare ad aggiungere un pulsante che ci fa vedere il grafico di questi tre valori. Quindi torniamo sulla documentazione, ci cerchiamo il button, eccolo qua, andiamo a vedere, qua ci fa vedere ad esempio uno showcase di come si può fare un bottone. Adesso non stiamo a perdere troppo tempo, ma andiamo a cercare le configurazioni principali che ci servono, quindi il text, che è il contenuto del pulsante, quindi iniziamo a crearlo. Component OH button, config text e lo chiamiamo charts. Vedete che è apparso un qualcosa che è un pulsante perché è sensibile al click, con il testo che ho scritto nella sua proprietà text. Ci sono poi tante proprietà di personalizzazione grafica, possiamo fare il pulsante piccolo, grande, colorato, eccetera eccetera, mettere un'icona e tutto quello che vogliamo. Ovviamente qua basta andare a cercare le proprietà di configurazione e utilizzarle. Noi magari per farlo vedere più pulsante possiamo mettergli il fill, così lo riempie con il colore. Mettiamo fill true e vedete che appare proprio un pulsante un pochino più significativo. Abbiamo sempre il problema che sta attaccato, quindi come abbiamo fatto prima aggiungiamo la proprietà di stile margin left e lo spostiamo ad esempio di 50 pixel. Il pulsante deve diventare interattivo, quindi dobbiamo definire che tipo di azione vogliamo far fare quando l'utente ci clicca sopra. Quindi andiamo sulla documentazione del button e andiamo a cercare le azioni. Qui le azioni, abbiamo tutta questa scelta di azioni che possiamo fare. Quella che interessa a noi è l'analyzer, quindi io me la copio, vengo qua sulla configurazione del pulsante e aggiungo action analyzer. L'analyzer apre una pagina con la visualizzazione dei grafici. Dobbiamo definire quali sono gli item che vogliamo visualizzare. Quindi se torniamo sulla documentazione dovremmo avere da qualche parte una proprietà che ci permette di definire quali sono gli item per l'azione analyze. Eccola qua, action analyzer items. Andiamo a scriverla qui. Essendo un array di item, andiamo a mettere la sintassi YAML degli array e qua dobbiamo andare a mettere i tre item definiti dalle proprietà. Quindi espressione props.temp, il secondo sarà props.yum e il terzo sarà props.power. L'analyzer poi ha anche tante altre opzioni per decidere quale deve essere la profondità temporale del grafico, il tipo di grafico, eccetera. Adesso a noi non ci interessa, tanto sono tutte documentate nella documentazione. Noi adesso salviamo questa pagina, clicchiamo su Redraw e proviamo a cliccare su Charts. Ecco, vedete che si è aperta la pagina con i tre item visualizzati. Quindi diciamo che con pochi click e poco tempo abbiamo creato un widget non presente di default nella libreria di OpenHub, che possiamo però utilizzare all'interno delle nostre pagine e dove vengono raggruppate tutta una serie di informazioni che noi vogliamo appunto visualizzare in un widget solo. A questo punto l'ultimo step è quello di andare ad utilizzare questo widget. Come si fa? Come abbiamo fatto nei video precedenti, io salvo il widget, quindi se torno indietro me lo trovo nell'elenco dei miei widget, vado a crearmi una pagina oppure vado a prendere una pagina già esistente.
questo caso la creiamo di tipo layout, test widget la chiamiamo, aggiungiamo un blocco, aggiungiamo una cella e andiamo ad aggiungere i nostri personal widget scegliendo quello che abbiamo appena creato. Salviamo la pagina, andiamo in Run Mode. Ovviamente il nostro widget è totalmente vuoto perché ci manca la configurazione del nostro widget. Quindi diamo il titolo, primo piano, footer casa di Marco e andiamo a mettere gli item di temperatura, umidità e consumo. Salviamo, Run Mode. Ovviamente è troppo piccolo per questo tipo di visualizzazione, ma non è questo il punto. Diciamo che l'importante è che si è aggiunto il widget e si vedano i valori configurati. Ovviamente poi in base a come uno configura la pagina il widget si vede meglio o peggio, ovviamente. Bene, detto questo possiamo fermarci qua. Quindi abbiamo visto come creare un widget totalmente da zero, come andare a selezionare i vari componenti che ci interessa inserire nel widget e come agganciare le proprietà dinamiche per rendere il widget il più possibile generico da utilizzare in qualunque pagina. Direi che con questo video possiamo terminare un po' la carrellata di video dedicati alle interfacce grafiche. E nei prossimi video inizieremo a vedere alcune operazioni, alcuni task che servono per la manutenzione di OpenHub, principalmente per la gestione del backup e un eventuale restore. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!